Oggi vi proviamo qualcosa di particolare. Non è una prova nel senso di un esperimento. No, vi portiamo una prova che, se fossimo in un tribunale, smonterebbe in maniera semplice, rapida ed efficace una bufala clamorosa, una fake news, ed è una fake news che gira ormai da quasi un secolo. Ricorderete che mesi fa abbiamo realizzato un video intitolato "Mussolini non ha fatto cose buone". Era un po' una somma dei tanti luoghi comuni che si sentono ripetere ormai da tanto, forse troppo tempo, sul regime fascista. Sì, un regime che ha portato l'Italia in guerra, una guerra disastrosa, che ha varato le leggi razziali, che ha umiliato una parte del paese, che ha valorato delle violenze, ma che secondo alcuni sotto sotto qualcosina di buona l'avrebbero fatto. È stato veramente così? Il video lo trovate, ma oggi abbiamo deciso di concentrarci su una di queste fake news, forse quella che circola da più tempo e che è ora che sia smontata definitivamente. Parliamo delle bonifiche, la cosiddetta battaglia dell'acqua, anzi la guerra alle acque dichiarata da Mussolini nei confronti dei tanti problemi di questo paese. Uno di questi, appunto, le paludi. Ma è andata davvero come raccontano oggi i nostalgici del fascismo, quelli che pur non avendolo vissuto il fascismo lo rimpiangono, e questo, lasciatemelo dire, è un vero ossimoro. Beh, proviamo a dare un'occhiata. Quando Mussolini decide di varare il nuovo testo unico nel 1923, dichiarando appunto la guerra alle acque, la situazione dell'Italia Unita, per quanto riguarda la problematica delle paludi, dei terreni da bonificare, non è proprio così disperata come si potrebbe intendere oggi. Non era stato fatto nulla fino a quel momento. Pensate che la prima legge riguardante proprio i terreni paludosi era del 1878, ovvero 8 anni dopo il completamento dell'unità d'Italia con la presa di Roma. Era la legge 4642, progetto di bonifica locale dell'Agro Romano. Certo, non era l'unica zona paludosa d'Italia, ma l'Agro Pontino era forse il simbolo, e sarebbe anche diventato successivamente il simbolo della necessità di bonificare. Perché? Per vari motivi. Prima di tutto, quello sanitario. Le zone paludose non sono salubri. All'epoca si moriva ancora molto di malaria, e le zanzare che trasmettevano la malaria avevano il loro habitat naturale proprio nelle paludi. Ma non c'era solo la legge del 1878. C'era anche la legge del 1911, la cosiddetta Bertolini-Sacchi, che prevedeva, oltre alla riorganizzazione amministrativa, anche le vecchie soluzioni già attuate nella bonifica dell'agro romano, ad esempio gli incentivi economici a favore della colonizzazione delle aree e le sanzioni per l'esproprio a carico dei latifondisti che mantenevano il terreno in cattive condizioni. Pensate che addirittura nel 1922, cioè un anno prima del decreto di Mussolini, poco prima della marcia su Roma, si contavano già decine di reggi decreti volti a istituire consorzi di bonifica un po' in tutto il paese, e tutti sovvenzionati dallo Stato. Insomma, non si può dire che Mussolini abbia inventato le bonifiche, ma prendiamo per buona la volontà di Mussolini di portare a termine il lavoro iniziato durante la fase risorgimentale. Va bene, cosa dice Mussolini, accompagnando la sua legge? Che l'obiettivo del fascismo in questa fantomatica guerra alle acque è quella di recuperare, ascoltate bene, 8 milioni di ettari di terreno. Avete idea di quanto sono 8 milioni di ettari? È una superficie enorme, però tanto è l'obiettivo dichiarato da Mussolini. Certo, il fascismo, come tanti altri regimi di vario colore, perché anche nell'Unione Sovietica spesso si vendevano cifre esagerate, dicevamo, il fascismo punta sulla comunicazione a effetto, sulle sparate propagandistiche, è chiaro, che hanno l'unico compito di eccitare la fantasia di chi recepisce queste notizie o finte notizie, pensando che ci sia qualcosa di veramente titanico in atto. 8 milioni di ettari da bonificare, non solo nell'Agro Pontino, anche in altre zone d'Italia. Penso ad esempio al basso estuario del Piave, un'altra zona che era soggetta a malaria, un'altra zona che richiedeva un grande intervento da parte dello Stato, un intervento che era già iniziato in realtà, prima e dopo la Grande Guerra. Ma restiamo a quegli 8 milioni.
cosa fa Mussolini? Nel nuovo testo unico, quello del 1923, in realtà basato su un precedente decreto, la cosiddetta legge Ruini, si decide di cominciare a mettere mano a questi terreni al di sotto del livello del mare. Il problema delle paludi era semplicemente che l'acqua, non trovando un modo corretto di defluire a mare per ostacoli naturali o per conformazione del terreno, si ammassava, creava stagnazione e nella stagnazione proliferavano non solo le erbacce, ma soprattutto animali pericolosi e insetti che portavano malattia. L'obiettivo della bonifica era ripristinare o facilitare il deflusso corretto delle acque, sgombrando i terreni dall'acqua stagnante, rendendo così la superficie coltivabile. Erano 3 gli obiettivi del fascismo in questo caso. Primo, come detto, ridurre l'incidenza di un'emergenza sanitaria costante nel paese. Ridurre l'impatto della malaria significava anche dover spendere meno in welfare ospedaliero, meno per le cure e avere meno problematiche derivanti dalle malattie. Secondo, una politica sociale improntata sul lavoro. Più terreni da coltivare, uguale meno disoccupazione, uguale meno tensioni sociali, uguale aumento proporzionale della ricchezza. Terzo, lotta al fenomeno migratorio. L'Italia, già da prima dell'unità, era diventata terra di migrazione, di partenza di migranti. La povertà era una piaga diffusa e per contrastare la povertà chi poteva migrava soprattutto verso le Americhe. La prima ondata migratoria verso gli attuali Stati Uniti e il Canada, la seconda ondata migratoria, quella che riguarda soprattutto il primo dopoguerra, verso il Sud America, verso l'Argentina e il Brasile. Sono zone dove il miraggio di poter scappare dalla povertà è forte. La possibilità di ricostruirsi una vita stimola decine, centinaia di migliaia di cittadini, intere famiglie, interi nuclei familiari a investire tutto in un biglietto di sola andata di qualche transatlantico, ovviamente non in prima classe ma in quella che all'epoca era la 4ª classe, per i più fortunati la 3ª classe, e andare allo sbaraglio, cercare nuova fortuna. Gli obiettivi del fascismo quindi sono 3. Questa esigenza della bonifica, propagandata come abbiamo già ribadito come guerra alle acque, si scontra però con un sistema, quello del latifondismo. L'Italia era non una repubblica come oggi, ma una monarchia appoggiata dai grandi proprietari terrieri, molti dei quali erano eredi del vecchio sistema feudale, nobili, un sistema che si basava sulla proprietà delle terre come strumento sociale. A dire il vero, la maggior parte dei proprietari terrieri si disinteressava del fatto di quanto le loro terre fossero profittevoli, di quanto prodotto agricolo portassero effettivamente nei mercati. E proprio le proteste dei latifondisti meridionali, che tra l'altro vennero ricevuti da Mussolini proprio in relazione ai progetti di bonifica, cominciarono a mettere un argine non alle acque, ma ai provvedimenti normativi, rallentando anche solo l'idea, prima ancora dell'attuazione, di qualunque regio decreto, a cominciare dalla legge Serpieri, cioè la legge numero 753 del 18 maggio 1924, detta legge sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse. La spinta dei latifondisti è così potente che Mussolini è costretto a dimissionare il firmatario della legge, Arrigo Serpieri, togliendogli l'incarico da sottosegretario all'agricoltura. A Serpieri serviranno 5 anni per tornare su quella poltrona. In più, i proprietari ottengono in un successivo regio decreto che vengano tolte in gran parte le sanzioni derivanti dall'esproprio per incuria del terreno privato. Poco dopo parte un'altra delle grandi battaglie di Mussolini, la famosa battaglia del grano, tesa a garantire al paese una sorta di indipendenza alimentare. Anche questa, ma non ne parleremo oggi, ma si vedrà in seguito che sarà più qualcosa di fortemente ideologico e pubblicitario rispetto alla nuda realtà dei fatti. Va detto che col passare del tempo, lo stesso Mussolini si rende conto che la guerra alle acque rischia di essere un boomerang, per non dire una debacle per il fascismo. I soldi arrivano per ottenere i fondi necessari, si ricorre a qualsiasi mezzo, ma non è il problema di soldi, è un problema di come effettivamente organizzare la bonifica. Oltre alle forti resistenze dei grandi proprietari terrieri, dei latifondisti, ci sono altri problemi, ad esempio la malaria, perché all'epoca la malaria non è
considerata una malattia professionale, ma una conseguenza di una negligenza da parte dei lavoratori agricoli. Avete capito bene? Chi andava a lavorare nelle paludi per la bonifica e contraeva la malaria, non gli veniva riconosciuta un'indennità per malattia connessa al rischio lavorativo, perché d'altronde bonificare un'area infestata dalle zanzare porta un rischio. Da signori, questi lavoratori impiegati in loco, oltre a rischiare di ammalarsi e anche di morire, venivano accusati di essere negligenti, di non essere abbastanza attenti, di non osservare tutte le profilassi per la malaria, di non curarsi, cioè, oltre il danno la beffa. Ma continuiamo a esaminare i fatti uno dopo l'altro. La questione della malaria viene addirittura liquidata da Mussolini come un problema di secondo conto. Non è un problema assoluto, non è un qualcosa di cui lo Stato debba occuparsi, almeno finché non entra in campo l'ONC, l'Opera Nazionale Combattenti, perché servono risorse per bonificare l'Agropontino e tutte le altre paludi d'Italia. E queste risorse non sono solo finanziarie, sono risorse umane, servono lavoratori. Si attinge dunque a quell'associazione che raggruppa al suo interno tutti gli ex combattenti della Grande Guerra, che in gran parte erano ex braccianti o ex impiegati delle fabbriche, che dopo la fine del conflitto si è ritrovati alcuni senza lavoro, altri con una busta paga molto ridotta. L'Opera Nazionale Combattenti viene investita di un ruolo diretto, a cominciare dalla legge Serpieri. Sì, quell'Arrigo Serpieri che era stato costretto alle dimissioni torna, come abbiamo detto, nel 1929. Perché 1929? È una data particolare, è l'anno della Grande Depressione, della crisi alla Borsa di New York. I milionari che da un giorno all'altro passano dagli attici al vendere le cassette di mele agli angoli della strada. Intere fortune bruciate così, come un battito d'ali nella farfalla. E quella crisi colpisce duramente anche il sistema delle bonifiche. Tra il 1929 e il 1932 i finanziamenti pubblici per le bonifiche diminuiscono sempre più. Perché? Perché i soldi sono meno, perché lo Stato ha bisogno di utilizzare quei soldi da un'altra parte, perché c'è, tra le altre cose, il piano di Beneduce per l'IRI. È fondamentale, e di Beneduce abbiamo già parlato in un video apposito che trovate nel canale, è fondamentale, dicevamo, mantenere in piedi il sistema bancario, assicurativo e produttivo industriale italiano. La bonifica viene dopo. Serpieri, d'accordo con il ministro Acerbo, varano nel 13 febbraio del 1933 il testo unico sulla bonifica integrale, è la legge numero 215. È un testo che definisce il tipo di intervento statale nelle opere di bonifica. Lo vogliamo leggere? Cominciamo con l'articolo 1. Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario. E fin qua, già lo capivamo. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base a un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui cadono laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Cosa vuol dire tutta questa enorme supercazzola? Che lo Stato riconosce la necessità di provvedere alla bonifica, ma sono già passati 10 anni. 10 anni da quando Mussolini ha dichiarato guerra alle acque, da quando è iniziata l'opera di bonifica. E in questi 10 anni cosa è stato fatto davvero? Allora guardiamo questo benedetto Agropontino. In questi 10 anni qualcosa è stato fatto. La superficie paludosa è stata parzialmente ridotta, sono stati creati alcuni villaggi, è stata creata anche una grande città che oggi si chiama Latina e all'epoca si chiamava Littoria. Beh, direte voi, non è male? Sì, va detto, non è male. Ma quella legge presenta qualcosina che non quadra. E questo qualcosina sono i numeri. Attraverso quella legge Mussolini si presenta in Parlamento e dichiara di aver vinto la battaglia contro le acque. La guerra è conclusa, tutto va bene. Certo, gli 8 milioni di ettari non sono stati raggiunti. Però, in cambio, la cifra delle terre cosiddette redente dalle acque, sempre secondo Mussolini e i suoi, sommerebbe a 4.733.982 ettari. Beh, direte voi, siamo sopra il 50% dell'obiettivo, non è male. Per un paese come quello italiano, con un'economia basata principalmente sull'agricoltura, ottenere un risultato del genere in 10 anni è tanta roba. Ma era davvero così? No, perché guardando nel dettaglio, meno della metà di quei 4.700.000 e spiccioli ettari
solo meno della metà, cioè 2.093.000 ettari, erano di terreni i cui lavori si erano definitivamente conclusi, oppure in cui i lavori erano arrivati a un punto tale che non mancava moltissimo alla conclusione. Quindi c'è già il trucco. Vuol dire che è stata dichiarata una cifra non vera. Vuol dire che oltre il 50% di quel 50% riguardava terreni in cui i lavori erano ancora in corso e in certi casi non erano nemmeno a buon punto, anzi erano solo all'inizio. Ma prendiamo comunque per buoni quei 2 milioni abbondanti di ettari. Si dirà, almeno il 25% è stato raggiunto. Peccato che di quei 2.093.000 ettari, 1,5 milioni di ettari erano stati bonificati dai governi precedenti a quello Mussolini. Erano terreni per cui erano state disposte le prime normative con la legge del 1878 e con quella del 1911, che avevano visto i primi lavori partire all'inizio del XX secolo e che quando si arriva alla prima proclamazione della battaglia contro le acque nel 1923 hanno i lavori conclusi o prossimi a concludersi. Quindi cosa ha prodotto davvero la bonifica di Mussolini? Quali sono i reali risultati di questa titanica opera di bonifica? Sono risultati modesti non solo nei numeri, per quanto si possa dire che 500.000 di ettari sottratti a acque paludose sono comunque un buon risultato. Nessuno lo nega, ma non si può dire, certo, che siano quei fantasmagorici 8 milioni di ettari e nemmeno quei 4 milioni annunciati in Parlamento. Quello che fa ancora più riflettere è il fatto che la politica fascista fosse una politica di pancia che a seconda del periodo si orientava chiaramente anche i capitoli di spesa previsti dalle leggi di bilancio in base al momento, per cui se dal 1923 al 1933 si assiste comunque a una costante riduzione, soprattutto dal 1929, dei fondi pubblici, non è solo per la Grande Depressione, è perché nel frattempo la politica fascista ha individuato altri punti di intervento. Uno di questi è il salvataggio di banche, assicurazioni e grosse imprese che erano emerse dalla Grande Guerra con un forte indebitamento pubblico e che rischiavano di saltare in aria. L'opera di Beneduce, che costituisce l'IRI attraverso quello che verrà chiamato il sistema Beneduce, comporta una spesa da parte dello Stato. Lo Stato infatti diventa azionista di maggioranza o azionista unico di moltissime attività produttive. E dove li prende i soldi? Ovviamente sottraendoli a altre opere, a cominciare dalle questioni agricole, a cominciare dalle bonifiche. Poi arrivano i periodi più bui, ad esempio la guerra d'Etiopia, che paradossalmente è il periodo di apogeo, di popolarità del regime, perché le sanzioni economiche che vengono varate dalla Società delle Nazioni sono cavalcate dal regime fascista come un'occasione eccezionale. L'Italia piccola che dà fastidio al mondo e che quindi viene colpita a tradimento, facendole mancare moltissime materie prime, qualcosa di vitale per una economia di trasformazione come è sempre stata quella italiana. E l'Italia che tutto sommato reagisce. Certo, nessuno pubblicamente ha il coraggio di affermare che le sanzioni falliscono solo perché gli Stati Uniti, che non partecipano alle Società delle Nazioni, si rifiutano di applicarle, continuano a commerciare liberamente con l'Italia. È grazie alle materie prime che arrivano dagli Stati Uniti che l'economia italiana può continuare a produrre, anzi aumenta anche il tasso di produttività tra il 1935 e il 1936. C'è il trucco, ma non è l'unico. Al termine della guerra d'Etiopia, 1936, si assiste a un altro fenomeno. Vi ricordate che si diceva che le bonifiche, oltre a migliorare la situazione sanitaria, oltre a creare terre coltivabili e quindi prevenire la povertà, dovevano anche limitare o azzerare il fenomeno migratorio? Benissimo. Tra 1933 e 1936 il regime fascista vara nuove politiche migratorie. Avete capito bene? Invece di creare opportunità all'interno dei propri confini, il regime mette a disposizione dei soldi, ovviamente pubblici, per consentire ai braccianti di coltivare la terra, ma non in Italia. La terra conquistata in Etiopia, strappata ai legittimi proprietari, o la terra della Cirenaica, del Cebel, dove i contadini calabresi, i contadini veneti, i contadini friulani vanno per coltivare e vengono aiutati finanziariamente, però col trucco, perché quei soldi dovevano servire a mantenere l'economia
locale italiana, non avventure coloniali. E poi arriva tutto il resto. Arriva la guerra di Spagna nel 1936, una guerra di Spagna che richiede forti investimenti. L'appoggio a Francisco Franco e gli altri generali che si rivoltano contro la Repubblica costa. Mussolini invia uomini, ma invia anche armamenti, invia aerei, invia navi, i carri armati scatole di sardine, per carità, ma anche cannoni, fucili, munizioni. È uno sforzo bellico che costa moltissimo. E dove si prendono quei soldi? E l'economia italiana è come una coperta, è sempre corta e da qualche parte viene tirata. E quando si tira da una parte, le altre restano scoperte. Ecco dunque che se si tira la coperta prima verso la Cirenaica, poi verso la guerra in Etiopia, che anche questa costa, e successiva colonizzazione, e infine verso la Spagna, improvvisamente ci si accorge che non ci sono più soldi né per le bonifiche né per tutte le opere a contorno, e tantomeno per l'agricoltura italiana. Qui emerge il grande bluff delle bonifiche fasciste. Bonifiche che non verranno completate col fascismo, non solo perché scoppia la guerra, e con la guerra i braccianti vengono richiamati alle armi. Non vengono completate perché manca la volontà, perché comunque i baroni del latifondo hanno fatto muro un'altra volta, perché manca anche un'altra volontà, quella politica, di spendere dei soldi per un'opera che fino a quel momento, nelle intenzioni del regime e nella propaganda del regime, ha bonificato 4.700.000 ettari, in realtà ne ha bonificati appena 500.000, con un dispendio di energie anche economiche notevole. Poi chiaramente la guerra sospende tutto, ma la vera bonifica è quella che verrà fatta dalla Repubblica, con leggi successive, con la volontà di completare tutto ciò che era stato lasciato a metà o addirittura all'inizio da ciò che era stato il fantasmagorico proclama di guerra alle acque. I fondi del piano Marshall, la cassa per il mezzogiorno, tutti gli ammortizzatori sociali varati dai governi repubblicani ottengono l'effetto di far ripartire la stagione delle bonifiche, assieme anche a nuovi provvedimenti legislativi, alle nuove leggi agrarie che finalmente risolvono anche il problema del latifondo. La riforma del 1951, che comunque aveva dei problemi al proprio interno, è il primo passo per avviare davvero la stagione delle bonifiche. Bonifiche che diventano effettive, spariscono le paludi, non se ne vedranno più, si abbassa notevolmente l'incidenza della malaria e anche il fenomeno migratorio termina. Le ultime migrazioni sono degli anni 50, ma sono migrazioni dovute all'onda lunga della guerra, alle devastazioni, alla perdita del posto di lavoro, alla perdita di buona parte della famiglia, alla volontà di ricominciare da un'altra parte. Ma le vere bonifiche le fa la Repubblica, e le fa non solo nell'Agropontino, le fa in Emilia-Romagna. Pensate al Polesine di San Giorgio, di San Giovanni, Burana, e non solo. Pensate alla Toscana, le bonifiche della Maremma e della Chiana, al Veneto, il Polesine del Rovigo, gli estuari del Piave, l'avevamo già detto, ma anche del Livenza, l'Abruzzo, l'antico lago del Fucino, tutte zone che vedono sparire le paludi e al loro posto vedono apparire campi da coltivare, in certi casi stazioni balneari, e anche dei consorzi di agricoltori che portano avanti da un lato l'agricoltura classica e dall'altro attività connesse, come ad esempio quella di produzione dei concimi animali. Queste sono le bonifiche reali, quelle che portano l'Italia alla forma che conosciamo oggi, anche ai paesaggi che conosciamo oggi. Ma se sentirete da oggi in avanti qualcuno dirvi che il fascismo innegabilmente ha fatto una cosa buona, cioè quella delle bonifiche, a chi ve lo dice? Potete sempre obiettare che 500.000 non è 8 milioni, che i soldi promessi alla fine non c'erano, che le risorse impiegate sono state sempre meno, che l'attenzione nei confronti dei braccianti che lavoravano in queste paludi non c'era, visto che la malaria veniva definita non come malattia professionale ma come negligenza del lavoratore, e che alla fine, se l'obiettivo era quello di dare terra da lavorare e frenare o cancellare il fenomeno migratorio, di certo quell'obiettivo non è stato centrato, visto che lo stesso fascismo, per altre vie, ha promosso la migrazione. E sapete che fine hanno fatto quei migranti? Quei migranti mandati in Cirenaica o quelli mandati in Etiopia? Quelli in Cirenaica si sono visti spiantare l'acquedotto fatto con tanta fatica da Rodolfo Graziani quando decise di attaccare l'Egitto nel 1940. E il frutto del lavoro degli agricoltori e poi dei soldati italiani l'avrebbero raccolto gli inglesi. I braccianti italiani, i migranti italiani in Cirenaica sarebbero poi stati definitivamente espulsi
dalla rivoluzione di Gheddafi. E quelli in Etiopia? Quelli in Etiopia ebbero una sorte diversa. L'impero durò appena 5 anni, dal 1936 al 1941. Molti di loro rimasero lì, tutelati dal Negus, che aveva capito che gli italiani immigrati avevano importato nel suo paese la classe media necessaria per un paese ancora arretrato e feudale come era l'Etiopia. Ma per quanto gli italiani rimasti in Etiopia fossero convintamente fascisti in molti casi, lo racconta la stessa giornalista Oriana Fallaci che intervistò il Negus. Quando il Negus venne detronizzato, quando Mengistu Haile Mariam prese il potere assieme al Derg, anche loro furono costretti ad andarsene senza indennizi, rispediti a casa verso un paese che non ricordavano o addirittura non conoscevano. Ecco, questi sono stati i frutti reali delle politiche fasciste per l'agricoltura e per il sociale. C'è un terzo frutto che c'è ancora oggi, è il codice civile, scritto nel 1942. È un codice pensato per una società che in larga parte non esiste più, una società fortemente agricola. Oggi sfido chiunque a dire che l'Italia del 2024 sia un paese fortemente agricolo, non lo è più. Certo, la vocazione verso l'agroalimentare non è scomparsa, ma non è l'agroalimentare il primo comparto economico per importanza del paese. Eppure quel codice c'è ancora, ed è un codice che richiederebbe in larga parte un aggiornamento. Non lo dico solo io, lo dicono i giuristi. 10 anni fa, l'allora vicepresidente del CSM, Michele Vietti, mi rivelò una cosa semplice, che alcuni degli istituti giuridici dei diritti reali presenti nel codice civile italiano, come la società o l'enfiteusi, sono così desueti, talmente inapplicati oggi, che la loro esistenza è giustificata solo dai professori di diritto privato che quando agli esami universitari decidono di bocciare qualcuno chiedono espressamente la società e l'enfiteusi, istituti scomparsi come la battaglia alle acque, la guerra alle acque del fascismo, che con un gioco di parole, alla luce dei risultati, si può ben definire oggi come un autentico buco nell'acqua. La ricerca storiografica è parte del nostro lavoro. Noi di Dentro la Storia non potremmo offrirvi i nostri racconti, i nostri resoconti, i nostri approfondimenti senza una continua documentazione che passa attraverso una lunghissima opera di ricerca. Ecco, in tutto questo ci aiuta un prezioso partner che si chiama NordVPN e ci assiste ormai da lungo tempo. Grazie a NordVPN, oltre a mantenere una grande sicurezza della navigazione, evitando degli inconvenienti spiacevoli come ad esempio la possibilità che un hacker possa entrare nei nostri sistemi, curiosare o rubarci dei dati, NordVPN ci aiuta anche a esplorare le opportunità della rete, ottenendo documentazioni, soprattutto all'estero, che non sempre sono raggiungibili dal nostro paese. Questo servizio è disponibile a tutti gli abbonati e a proposito di abbonamento, sottoscrivendo un piano biennale con NordVPN potete usufruire di un eccezionale sconto e oltretutto la solita garanzia, che non va data per scontata, soddisfatti o rimborsati da esercitare in 30 giorni. Quindi cosa state aspettando? Noi lo stiamo già utilizzando. Se volete provare anche voi,